Ciao, buonasera a tutte e tutti. Ancora una volta uso il femminile prima perché non mi sembra chiara la maggioranza. E lei è Megan Nolan, nel caso ve lo stessi chiedendo, ma direi che lo sapete tutti. E allora, don't be embarrassed at this stage, stuff is fine. Ho detto che siamo abbastanza in soggezione sopra questi divani un po' la Oprah Winfrey, è stranissimo. Allora, intanto grazie mille di esserci, una bella serata nebbiosa di novembre della Bassa, quindi so che venire in macchina non è facilissimo. Noi veniamo da un'altra bella presentazione anche a Bologna, spero che lo streaming funzioni, vedete che funziona, grazie, okay. Spero anche che si senta. Allora, in realtà faremo con Megan una chiacchierata. Chi fa parte poi del gruppo di lettura che sta per partire dovrebbe aver già quasi finito il libro, perché ci troviamo la settimana prossima, quindi spero che ci siano un po' di persone che l'hanno letto e che senza paura chiedano a Megan delle curiosità o delle perplessità o delle considerazioni. Lei è gentilissima, non morde nessuno, a questa distanza non ci riuscirebbe neanche, quindi veramente approfittate di avere qui un'autrice di un libro che avete letto. Io lei faremo un po' una chiacchierata e sarà un pochino macchinoso il fatto che io farò le domande in italiano, così voi le sentite, poi gliele traduco un attimo, perché veramente parlerà in inglese e io ve la traduco, però insomma abbiate pazienza, è un tempo proprio tecnico per noi. So first thing first, I'm gonna say it in Italian again. I told them that you don't bite people, so they should ask questions because they read the book, so they should take advantage of you being here. I mean, I don't know if you bite people, but I haven't seen you bite people before. Ok, perché occasionalmente morde, però non succedeva stasera. Ok, allora, ne parlavamo prima con Megan, il suo libro, Atti di sottomissione, che è questo qui, e che conoscete, è uscito nel Regno Unito durante praticamente il primo lockdown. E quindi la sua promozione del libro, no? Come si chiama, cioè il suo nascere come scrittrice, perché lei è una giornalista, poi ve lo racconterà, però il suo primo romanzo è stato durante la pandemia più pesante per tutti. E quindi la prima cosa che le chiederò appunto è di come essere scrittori e scrittrici al tempo del colera e come invece sta vivendo questa apertura, finalmente questo incontro con i propri lettori. So yeah, my novel came out in March this year, and COVID obviously was about a year, book began about a year before that, so I thought that it would be fine by the time that my book came out. I thought I was one of the lucky ones who would have just escaped all the worst of it, but obviously as it transpired that wasn't the case. And what happened was that in England at the time there was a pretty total lockdown, and I live on my own, so my experience being published was completely on my own. I did several Zoom interviews a day for about 3 weeks, but because I was on my own, it was a very strange physical experience, because usually you have
the energy of people being with you in a room to help sustain it, and then you get to have a glass of wine afterwards, and it sort of feels like a real pleasure in every way. Whereas this was, you had all the stress of trying to present yourself well and trying to sound intelligent and trying to, sell your book to people, and then that anxiety would end very suddenly after the hour of Zoom, and then there was nobody to speak to and no way to sort of come down from that adrenaline. So I found it really intensely stressful month, actually. It was obviously very it was enjoyable in some ways, but it was shocking. It was very shocking. I didn't because of COVID, I hadn't anticipated who or how many people might read my book, and so to realize that anyone was reading it was surprising almost, and that was great, but very surreal to experience totally alone in a flat. So it's been a while. It was a while until I could meet with anyone like this in person. My first in-person event was only maybe 6 or 8 weeks ago, and it's totally changed how I feel about the book, because when you're relying only on the internet to experience what people are making of the book and making of you, it's alienating and maybe quite unpleasant, because people who hate your book or hate you shout the loudest. They don't, and people who might quite like the book but don't want to get in touch with you. Obviously, you don't hear from people like that. So I think I had a perception of the book going down not very well, and then when I started meeting people face to face, I felt very differently, and the sort of hateful voices of the internet are not present in real situations, and I'd forgotten that because I'd been on my own for so long. So I feel very happy now, but it was a very strange 3 months. Ok. Allora, il libro è stato pubblicato in marzo 2021, quindi quando nel Regno Unito c'era il lockdown, anche qui in realtà proprio ne avevamo già avuto uno molto pesante, loro in realtà l'hanno avuto molto pesante questo inverno e primavera, e era già comunque un anno che eravamo sotto varie chiusure, quindi Megan diceva pensavo che per marzo 2021 fosse tutto ok. In realtà non è stato così, specialmente nel Regno Unito. Lei durante il lockdown viveva da sola e faceva in realtà tipo 3 interviste su Zoom alla settimana, quindi molta promozione, ma c'era questa energia strana per cui c'era tutto lo stress di essere preparata a presentarsi bene, che tutto funzionasse, che il collegamento andasse bene, che l'intervista andasse bene, ma poi dopo non c'era nessuno con cui condividere, cioè con cui fare il dopo, no? Un bicchiere di vino, dirsi che era tutto ok, e quindi c'era praticamente solo la parte stressante e non quella poi di condivisione. È stato poi abbastanza sorprendente vedere che molte persone stavano leggendo il suo libro, perché da sola in casa non hai molto la percezione, no? Che hai invece quando incontri le persone. Quindi dopo si è resa conto che tanti lo stavano leggendo e che con quel libro stava abbastanza funzionando. E il primo incontro in presenza in realtà l'ho fatto pochissimo tempo fa, circa 6 settimane fa, e poi diceva questa cosa molto interessante, che quando hai solo internet per renderti conto di come le persone stanno accogliendo il tuo libro, l'esperienza è veramente alienante e poco piacevole, perché magari le persone a cui è piaciuto non è che ti scrivono no, che bello, non tutte almeno, invece quelle che ti vogliono dire delle cose che non piacevoli sono molto più veloci a trovarti. E quindi la percezione era abbastanza distorta. E invece è molto diverso vedere le persone, stare con le persone, poter parlare del proprio libro con chi effettivamente lo ha almeno letto e apprezzato. So I'm gonna tell something about the book, and then actually ask you to describe the plot. 2 parole sul libro, poi sapete che a me in realtà parlare del libro in sé non piace molto, perché approfitto di averle qua e quindi magari parliamo di tante cose insieme a lei, poi il libro
lo possiamo leggere e discutere tra di noi. Comunque veramente un po' del libro assolutamente ne parliamo, e è un libro che in UK è stato considerato confessional writing. Non abbiamo in realtà questa parola in italiano, and then I'm gonna ask you what confessional writing is, because in Italian we don't really have this expression. E c'è una narratrice, non sappiamo il suo nome, è una donna, è una ragazza che si innamora di un uomo bellissimo che si chiama Ciaran, non si chiama Ciaran, si chiama Ciaran, no, è sorprendente, ma è così. Si innamora di Ciaran e in un momento in cui lei è molto fragile, sta cercando un significato alla sua vita, e la loro relazione diventa totalmente sbilanciata verso di lui come centro e lei come satellite. È la storia della loro relazione dall'inizio alla fine. Io ve lo racconto proprio molto velocemente perché voglio che Megan lo racconti, perché lei ovviamente lo racconta mettendo in evidenza molti più aspetti, così che partiamo da lì. So confessional writing, so it's got a few different guises, I think, because there was confessional poetry as a genre, which would be like W.D. Snodgrass was a really good confessional poet in the 60s, I think. But so confessional as a term for writing, I think, has been around for a long time, but then sort of resurfaced relatively recently in the maybe like late 90s to 2000s into the current time. And I think my perception of it is that, so obviously memoir has always has existed for a long time as a genre, but it's not just memoir, but I think it's, so whereas in a memoir you might happen to describe something that the reader might find shocking or very personal or intimate, it's sort of incidental in a memoir. It might or might not happen that something is very revelatory and very intimate. And I think with confessional writing, almost the point of it is that it's something a bit transgressive or something that you know will be shocking, or I'm not sure if shocking is the right word, but that you know will be unusual for a person to want to reveal. So, you know, writing about things which are normally contained in a private domestic space or are usually kept secret, like you know, like abuse or abortion or different kinds of interpersonal struggles and trauma that are usually not public. So I think confessional writing has been a way to represent those experiences in a deliberate way and to maybe try and make them less shocking and less stigmatized or less, I don't know, to make them not more ordinary but less shrouded and less concealed in general. Should I continue? Yeah. Okay, confessional rights. So it's kind of like an no in French, for example. She does confessional writing, doesn't she? Okay. Abbiamo appurato che più o meno è quello che fa Annie in Francia, per esempio, questo è il confessional writing e non solo. È un termine che gira in realtà dagli anni 60 riferito alla poesia e è stato però ripensato recentemente e chiaramente Megan ci dà la sua percezione di cosa vuol dire, perché è un termine abbastanza comune con diverse sfumature e praticamente professional writing è un memoir, ma un memoir racconta varie esperienze e l'esperienza molto intima, quasi segreta,
inusuale da raccontare, è una delle cose che si raccontano. No, può succedere che ci sia questa, ma c'è anche della quotidianità. Mentre il confessional writing è proprio focalizzato su qualcosa che sia intimo, che sia segreto, che sia strano, che venga rivelato, come può essere un abuso, un aborto, una relazione problematica. And then, yes, I'm going to just tell you a bit about my book and what it's about. So the book is told from the perspective of an unnamed narrator who's a woman in her early 20s in Dublin. And at the time that we meet her, she's sort of quite adrift from her own life. She doesn't have much sense or any sense of her own identity or her own reality as a person. She doesn't have any sense of meaning of what her body is there to do or why she has it and what she should be doing with it every day. And in the absence of these feelings of reality or meaning, she's become fixated on love and the idea that finding someone to be in love with will redeem her absence of self. And I think that's because if you fall in love, it almost doesn't matter what your life is like, what it has been like up until that point, or so it feels while it's happening. Even if you've got not a huge amount going on in your life, falling in love can still be very transformative, very intense feeling that changes everything for you, if only for a short time. So I think that's why she knows that that's true, and that's why she's so fixated on finding love. And she meets a man called Ciaran, who's very beautiful and very self-contained, seems not to need anything from anyone, which is very attractive. And she becomes fixated on making him be in a relationship with her, fall in love with her, sort of redeem her by being her boyfriend, her partner. And he's naturally quite a cold man. He doesn't give her anything in response, which only drives her on further to wear him down and make him give her what she wants. And the novel then sort of hinges on when she does manage to wear him down enough that he lives with her and he agrees to love her as best he's able to, and she does sort of do what she set out to do, and the rest of the novel is about how devastating it is to learn that there's nothing behind that wall that she managed to tear down, and that all of her efforts to make him love her were not very important, or they didn't change anything, and once she managed it, there was nothing that was going to save her or give her any meaning, even though she had managed this huge, great task of forcing him to love her. Allora, ho chiesto a Megan di parlarci del suo libro perché appunto dopo partiamo da qui, da alcune cose che lei ha detto. La prospettiva è quella di una narratrice senza nome, si trova a Dublino a un certo punto dei suoi 20 anni, in cui non ha un'idea proprio di chi è lei, di che cosa fare, del significato di se stessa, del suo corpo, di cosa fare ogni giorno, e si fissa che trovare l'amore sarà un modo per ritrovare appunto questo significato che lei cerca. E effettivamente innamorarsi può essere un sentimento, no? che coinvolge talmente tanto da dare un significato alle cose, almeno per un periodo breve di tempo. Incontra Ciaran, che è un uomo molto bello, molto attraente, e si fissa col farlo innamorare di lei, come se questo amore potesse in qualche modo redimerla da questo nulla. Lui è un uomo naturalmente molto freddo, che la tratta in modo appunto così glaciale, non solo all'inizio, e a un certo punto lei riesce a stabilirsi insieme a lui, a vivere insieme, ad avere una relazione stabile. Solo per poi scoprire in modo devastante che dietro questo muro che lei ha fatto così tanto per abbattere non c'è niente. Cioè,
che quindi questo sforzo epico con cui lei si è devastata nasconde fondamentalmente nulla e non c'è nessun significato vero che la può in qualche modo redimere da se stessa. Partendo da qui ti chiedo questa cosa. Già da questo micro racconto la prima cosa che viene da dire è cavolo, cioè è una ragazza giovane che lavora, che ha tanti amici, che è indipendente, no? Come può cadere in una relazione così sbilanciata quando una persona ha gli strumenti nel 2021 in una città universitaria per essere veramente amata da chi vuole, uscire con chi vuole, non ha nessun tipo di problema che la lega a qualcuno. E in realtà c'è una risposta a questa domanda molto chiara e adesso chiedo a Megan di darvela. So yeah, as you say, it's not as though she materially needs a man in any real way. She doesn't need a man to pay her rent or to let her own land or any of these things that people needed men in a very direct way to before. And I think ultimately for me, even though the book is about love, Ciaran and the fact that it's this relationship which sort of explodes her life is almost accidental or incidental, because it could have been any number of other avenues that she happened to find to throw herself into with complete abandon. Ciaran is an avenue to meaning because she doesn't have any in her life, or she can't feel any in her life, and her use of Ciaran and her use of romance and sexuality is an instrument and a means to an end, in the way that many other things which can be healthy and clean in life, which can also be misused. So, food and alcohol and sex can all be used and enjoyed very happily, or they can be misused and made to be very unhappy. And I think Ciaran is just like those other parts of life, things that could be very happy but aren't, because she's using them to fill a void that she doesn't really know how to name or address, but exists in her and in her life. So on the one hand, I think the fact that the woman loving a man and it becomes this total obsession is very relevant, because obviously the place of men and women has been established for almost all of human history as with the man being the one who controls the woman and who decides who he loves and who he finds attractive and has that ultimate power over women. And that's not true anymore, but it still can feel true, because traditions that last for centuries and thousands of years don't disappear over the course of a couple of decades. So I think that is relevant, but I think that as well as that, Ciaran could have been any number of things, like the Ciaran in her life, the thing that sort of makes her come to a head with her self-hatred and her lack of realization as a person, could have been not a man, could have not been love, and it just happened that he came along at an opportune time when her lack of stability as a person was coming to a head and was sort of boiling within her,
and needed a target to take, and Ciaran ended up being a target. Sì, la protagonista non ha bisogno di un uomo che le paghi l'affitto, che la mantenga come poteva essere qualche decina d'anni fa per una donna, ma in realtà lei dice Ciaran is an avenue. Ciaran è una strada che lei ha preso perché nella mancanza totale di significato Ciaran è un significato in cui lei si imbatte e le serve, cioè amare lui diventa il significato. Ed è il simbolo un po' di come poteva essere lui, può essere, non so, gli amici, l'alcol, il sesso, tutte cose che possono essere vissute benissimo e in modo piacevolissimo, ma possono anche essere vissute in modo veramente traviato e non sano, perché lei le usa appunto per riempire questo significato che non ha, non trova. E quindi da un lato è molto rilevante il fatto che ci sia l'ossessione di una donna verso un uomo, perché nonostante le cose per fortuna, soprattutto a livello legislativo e sociale, non siano più così, il fatto che una donna abbia bisogno di un uomo che la riconosce attraente, la riconosce in quanto tale, la riconosce amata, è ancora molto presente nel nostro modo di pensare, e questo non è una cosa che si può abolire, come ad esempio si può abolire una cosa sbagliata, si può dare il diritto al divorzio, all'aborto, così. E dall'altro lato però Ciaran avrebbe potuto essere qualsiasi altra cosa, cioè qualsiasi altra strada per trovare qualcosa che lei non ha e per colmare questa mancanza di stabilità. Quindi alla domanda appunto che ci si pone, perché una ragazza cade in questa relazione così complessa, ecco, questa è una risposta abbastanza esaustiva. Megan è anche, anzi, prima di essere un'autrice di romanzi, è una giornalista, she's a columnist. Columnist vuol dire letteralmente che scrive delle colonne, cioè degli editoriali su argomenti vari che riguardano la nostra generazione, i nostri tempi, le relazioni, il lavoro. Quindi è abituata ad analizzare la realtà moltissimo. E lo menzionava prima nell'altra presentazione e le chiedevo adesso di parlarne di più. In questo romanzo è abbastanza sotto traccia, ma c'è tantissimo il tema del lavoro. Cioè questa protagonista fa anche un lavoro, cioè lei lavora, ha una vita normalissima oltre a questa relazione. E questo lavoro però non la soddisfa, che è una cosa molto comune, non so se solo nella nostra, ma io parlo di noi, nella nostra generazione, essere, come dire, come se fossi due persone diverse, no? Nel lavoro io faccio una cosa, la faccio meccanicamente, poi torno a casa e vivo. Ma non è tanto quello a cui ci hanno preparati, perché ci hanno sempre raccontato che nel lavoro ci si realizza, no? Cioè veramente si trova il senso, e lei non lo trova, e questo è chiaramente destabilizzante, ma non è una cosa solo sua, se lo faccio raccontare da me. Yes, we spoke a little bit earlier about
my feeling that so it relates actually a little bit to the last question about how could the woman in 2019, when the book is set, how could a woman then in this very very late age still feel that she needed to be with a man to be worth something? And I think it relates to the question of work, which is that she has come into her adulthood being told, like everyone here probably was, that the question for everyone forever has probably been, how do you live a life? How do you live a life well? If you're lucky enough to have the time even to consider that question. And the answer to that is usually either family, which you find a partner and then you have a family, or that you have meaningful work, or at least that you work hard enough that that's what is your life's meaning. And I think part of the reason why she's so adrift and so kind of psychotic at the beginning of the novel is that both of those things haven't transpired for her, haven't worked for her yet, and she's determined to find love because the other one, work, hasn't borne out for her. And I think that work and labour as we experience them now are often so disconnected from the work that we do, is so disconnected from its results as we see it, as we experience it, that it can be very alienating. And a lot of my early work experience was either menial labour, which was a little bit more mentally stable, because at least you saw where the things you were moving went, and you moved objects and they were supposed to go in a certain area, and at least you were doing something physical then. But then when I was doing like temp work, which was just sort of admin that involved businesses that made billions of pounds a year, and I did some fiddling with spreadsheets for them, and that sort of work is so abstracted and so, it feels so meaningless that it's a very strange way to think that you should make your meaning in life from doing that. And I think that the lack of meaning in a lot of the work that we have to do to survive can lead to a lot of alienation that necessitated her to fixate on a different option, which was love in her case. And yeah, I think that those two things are very connected, because there's not really an alternative. If you don't have meaningful work and you don't have a meaningful romantic or familial relationship, it's not really suggested that there's anything in the world for you, which is not what I think, but it is the sort of framework that most people grow up within. Sì, questo chiaramente si lega, come avete capito, alla domanda di prima, cioè come fa lei a pensare nel 2019, quando è stata finito il libro, finito di scrivere lei la sua bozza, come fa lei a pensare di aver bisogno di un uomo? Ma questo si lega moltissimo alla domanda come puoi vivere bene la tua vita, cioè non vivere bene la tua vita, se sei abbastanza fortunato da riuscire a farti questa domanda, perché non è così scontato. E lei, Megan, dice i due modi, sono avere una vita, dei rapporti familiari e relazionali con un partner soddisfacenti, in cui ti realizzi, oppure avere un lavoro in cui ti vedi, ti riconosci e ti realizzi. E uno dei motivi per cui la protagonista poi fa la storia va come va è perché queste sue ragioni non ci sono. Megan dice che le sue esperienze di lavoro sono state molto spesso totalmente astratte, perché quello che ci succede è lavorare e poi non riuscire mai a essere connessi con i risultati del nostro lavoro immediatamente. Cioè un conto è quando tu lavori in un magazzino, che può essere ripetitivo, ma almeno sposti delle cose e quindi fai una cosa. Un conto, come dice lei, è inserire dei dati
per non sai quale cosa, cioè fai solo quel pezzettino di quell'Excel e non sai neanche di chi sono e dove andranno, no? E se ti insegnano che ti devi realizzare nel lavoro e trovare un senso, è molto difficile trovare un senso in quel tipo di lavoro, in quel tipo di esperienza di lavoro. E quindi sì, chiaramente ciò non vuol dire che se una persona non ha una vita familiare o romantica soddisfacente e un lavoro soddisfacente si imbarca in questo tipo di relazioni, ma sicuramente è più preda appunto di queste mancanze e quindi è più facile che sia soggetta a questo tipo di relazione. Can we call it an abusive relationship? I know you don't like this term. No, I mean it's a question though, perché questa relazione è stata definita abusante, abusive, ma ho sentito Megan dire non è che questo termine mi piaccia molto. I wouldn't, it's not how I thought of it when I was writing the book. I didn't set out to write a story about an abusive relationship, and I think really people have thought, so many people who've read the book have described it in so many different ways. I still wouldn't really use the word, only because I don't know if I need to, or if like one needs to use a single word to describe it, because I guess like I have a bit of a get out of jail free card because I wrote the whole book about it. So that's like what I have to say about the relationship, and I think it's like up to other people how they want to describe it. So I don't think I need to decide if it's abusive or not. And my opinion on it has changed many times. I don't really have a standard line on this. I think part of what I wanted to do with the book was to talk about relationships which aren't easily called that, and whether you can legitimately call them it. It ultimately doesn't matter to me with this book. It would matter to me if it was happening to me in my personal life, whether I was calling it that or not. But because my interest was in talking about relationships which hurt people, which hurt both people, and couldn't be called, which aren't easily declared something against the law, which is, what an abusive relationship, if someone was committing an act of domestic violence, most of the book until the end is not about that sort of violence. It's about something different, which I'm not sure. I genuinely am not sure if I call that abusive or not, and I think it's up to readers whether they do. Sì, che il termine abusive, che per noi non ha una traduzione proprio letterale, noi lo traduciamo con abusante, no? In realtà è un termine che poi in inglese diventa un termine che ha una ricaduta legale, perché una abusive relationship poi è quella che viene definita così perché sfocia nella violenza o nell'abuso domestico. E Megan dice che non è in realtà come lei ha pensato questa relazione, anche se i lettori l'hanno definita in tantissimi modi, e lei non si sente di usare una parola sola. Le ho fatto questa domanda perché definire questa relazione non è per niente facile, e la prima parola che viene in mente è questa. In realtà lei dice che ha cambiato molte volte idea su come definire questa relazione e non crede neanche lei di dover decidere come definirla, perché poi il suo obiettivo era lavorare su una relazione che non fosse facile, non fosse possibile definire in modo così immediato, e su una relazione che facesse stare male entrambe le persone. E quindi abusive vuol dire una cosa molto specifica ed è un termine appunto anche legale che si lega alla violenza, e questa relazione non è neanche quello, è proprio un'altra cosa appunto che
poi se avrete voglia di dire come la definireste, se avete un'idea, ci fa piacere. Ti volevo chiedere, quando leggevo il tuo libro venivo da una serie di letture di autrici donne molto forti in senso inverso a questo, cioè che affermavano il fatto che sì, la donna nella sua fragilità, però avesse sempre la forza per farcela in qualche modo o per affermarsi, tutte figlie dell'empowerment, no, femminile, che per fortuna inizia a diffondersi, perché insomma prima avevamo lo stereotipo della donna chiaramente sottomessa, adesso invece però stiamo probabilmente entrando in questa narrativa della donna che ce la fa, che ci riesce. La tua protagonista è una donna che è un po' l'anti-empowerment. È una, chiederò se è una critica che le hanno fatto, se è stata tipo definita antifemminista o cose del genere. No. Just I mean, most people who reviewed my book were women because they tended to be assigned it for reasons that are probably obvious. But the only people who said that directly to me anyway were men who just were responding on the internet. But yeah, so I guess like definitely there's a sense that these men had, that, you know, things are generally fine for women now. Why would, if you're still a victim, then it's your own fault. But I'm sure that some women do find that with the book, but nobody's ever written it to me anyway. I think because I think the narrator like acknowledges frequently enough that her position is illogical, and that she isn't being oppressed by like social norms, and I think that she makes it clear that her own psychological damage is sort of not forcing, is compelling her to act in a certain way, and I think like her mental unwellness is fairly apparent throughout the book, and can be said to cause a lot of her behaviour as opposed to external forces doing it. And also I think that she's so aggressively open about how sort of pathetic that she makes herself in these situations, that you almost couldn't say that she's, you know, to be a victim of something, or for her to have been oppressed by society would be different in a way, because she's so cogent, she's so like lucid and aware of what she's doing, and why it's wrong and why it's stupid. So I don't unless you just never ever want to see a woman who's not really, really confident again, they kind of can't be like no weak women, because there are plenty of weak men as well. You know, there's like weak people of all sorts. So even in a perfect feminist utopia, if we're still people, then some of us will be flawed.
stavo dicendo che mi ha ricordato molto questo caso di, questo addirittura un anno fa, anche di più, io ho una concezione del tempo un po' strana, quando Lana Del Rey, che è una cantante, ha detto io voglio cantare queste relazioni in cui le donne hanno un ruolo sottomesso, e un'affermazione molto controversa da fare adesso, e si è beccata le critiche di tutti e di tutte, e poi c'è un altro problema sulle cantanti nere, ma quell'affermazione mi rimase molto impressa perché appunto era un momento molto controcorrente e lei disse questa cosa e fu veramente criticatissima. No, Megan dice che in realtà non gliel'hanno mai detto, per fortuna, e solo gli uomini che le scrivono, a volte le rispondono su internet, che hanno un po' questa idea, no? Se sei una vittima è colpa tua, quindi mangiare. E secondo lei in realtà è perché la narratrice lo dice spesso che la sua posizione è illogica ed è perfettamente sempre cosciente di quanto anche si renda patetica e di quanto la cosa sia sbagliata. E non è una vittima di qualcuno che la sta manovrando o della società che la sta opprimendo, e quindi essendo in continuazione una sua scelta e sempre così ribadito è molto difficile anche accusarla di qualcosa, cioè di una donna oppressa da un sistema o da altro. Adesso cambio un po' tema anche perché l'argomento è durissimo. Che lettrice sei? Cioè in questo libro leggevo che c'è tanto la morte del padre di Mauser, che è insomma, un autore anche lui che fa questo tipo di confessional writing. Non ti chiede, anzi ti chiederò la tua relazione con Sally Rooney, che per me è diventata una gag. Prima le hanno chiesto qual è il suo rapporto con Sally Rooney e lei pensava fosse il suo rapporto personale con Sally Rooney, quindi è stata molto, molto divertente la risposta. Che libri e che esperienze tue di lettrici ci sono in questo libro? The books I like to read the most are not very like my book, I guess. I really like to read very long family saga type books, or like books that start at the very beginning of someone's life and follow the whole way through. I like big, meaty, classic novels like that, which I don't think I'm able to write because I've got a very short attention span. But yeah, I mean, maybe I'll try someday, but not, with this one, it was written very in pieces because it was in my spare time, so I didn't feel like I had the ability to like sustain a really long story like that. I wanted to do quite an intense story so I could concentrate on one short time period. But yeah, so I like to read like Dickens and Somerset Maugham and some other big old guys like that. But recently I really like to read Elizabeth Strout a lot, like Olive Kittredge and all those ones, and the latest one of hers called Oh William I really liked. But yeah, Knausgaard I read lots of when I was starting to write. Well, I'd read him a little bit before, but when I was starting to write my book in 2017-16, I went away for 2 months to try and write it because to try and I'd saved up a little bit of money to try and go away to work only on that for 2 months, and I brought a single suitcase, so I only had 3 books, and 2 of them were Knausgaard, so I read a lot of him while I was doing that, and he's a big inspiration to me, I guess. Just the sort of how he makes everything that's so mundane feel very intense and interesting is part of what I was trying to do as well. But what else do I like to read?
Oh, Sally Rooney, I had lunch with a couple of times. No, Sally Rooney I only read after I finished writing my book, but yeah, I think she's great. Yeah, she's got a lot more like classic novelist skills than I do, because she's got that sort of really great old-fashioned novel, you know, like hers are quite like almost 19th century novels, you know, which I love reading, but it's not my style to write, obviously. And so the books that I think influenced mine would be those two Nausgard volumes, and then also I really liked the book I Love Dick by Chris Kraus at the time, and that's sort of about a woman who, in a very fun way, sort of dedicates herself to this one man and is totally rejected by him, and kind of leans into that and wallows in what it's like to be rejected in a kind of way that's very freeing for her ultimately. But yeah, I was reading, and I also really like The Virgin Suicides by Jeffrey Eugenides is one that I was, I really loved that book for practically my whole life, for like 20 years almost. So I was rereading that when I was starting my book as well. Allora, prima di tutto vi spiego la questione Sally Rooney. Allora, Sally Rooney, come io dico sempre, ha una scrittrice irlandese di 30 anni. Qualsiasi scrittrice di 30 anni adesso è o simile a Sally Rooney o diversa da Sally Rooney. Ha inventato un genere, è bravissima, io l'adoro. Lei è pure irlandese, cioè quindi non si salva mai dalla domanda "What is your relationship with Sally Rooney?". Peccato che in inglese questa domanda non vuol dire, cioè, cosa ne pensi di Sally Rooney, cioè è proprio qual è la tua relazione personale con Sally Rooney, no? Cioè è una domanda proprio specifica. E prima lei a una ragazza che gliel'ha chiesto ha risposto: voi siamo andate a pranzo un paio di volte, mi sta simpatica. E io ho adorato, cioè I loved it, perché cioè, è l'unica relazione possibile. Cioè, in realtà lei dice: sapevo che scrive delle cose molto, cioè non simili alle sue, che sono proprio diverse, però parla sempre della mia generazione, eccetera. Quindi in realtà ho letto il suo libro quando ho finito il mio, perché non volevo essere influenzata. Comunque, a parte questo, lei dice che adora le lunghe saghe familiari, che non assomigliano per niente al suo libro, perché questo libro lei l'ha scritto in 3 anni nel suo tempo libero, quindi non aveva assolutamente lo span di attenzione necessario per poter scrivere una saga familiare. E adora Elizabeth Strout, che è una Elizabeth Strout, quindi è una scrittrice che alla Biblion amiamo molto, quindi cito volentieri. Sì, un riferimento forte è questo scrittore scandinavo Nausgard, non so se si pronunci così, mi dispiace, perché quando lei è andata ad Atene 2 mesi a lavorare sul suo libro, 2 dei 3 libri che si è portata dietro erano suoi, quindi comunque ha molto questo riferimento di come lui